Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Emanuele, questo è il mio canale YouTube CRM Studio. Se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, qui troverete tanti video interessanti che vi aiuteranno a migliorare le vostre tecniche di mix e di mastering. Oggi un tutorial molto interessante, andremo a vedere come generalmente io vado a mixare una voce rap slash hip hop. Sono in tantissimi i rapper che si autoproducono, quindi questo video è dedicato soprattutto a loro. Prima cosa da premettere è che un ottimo risultato si ottiene soltanto con un'ottima esecuzione e con un'ottima registrazione. Se registrate bene e fate un'ottima esecuzione, il risultato è assicurato, al di là delle sfumature date dalle macchine costose. Andiamo subito al video. Siamo qui in Cubase. Ho questa traccia vocale che non è stata registrata da me, ma fa parte di un mix che mi hanno inviato da mixare e poi successivamente da masterizzare. Come al solito la traccia è decontestualizzata perché voglio darti le basi per mixarla da te, perché contestualizzare al mix potrebbero essere necessarie delle azioni atipiche. Io ti darò le basi per mixare ogni tua traccia vocale. Allora, qui ho già un progetto che ti spiegherò man mano. Come possiamo vedere, questa voce è stata registrata abbastanza bene, ha una dinamica abbastanza controllata e diciamo che ha la giusta dinamica. Quindi come prima cosa un filtro a fase lineare per andare a pulire la voce. Come Clady sto in attesa del ritorno dello Jedi. Mi son tatuato la mascherina qui ad Atina. Non serviva in quarantena già da prima. Che clima, son tutti col talento sulla bocca, ma poi rappano peggio di Spitti, motherfucker. È meglio che schiacci la tua lady. Niente danza come Clady, sto in attesa del ritorno dello Jedi. Mi son tatuato la mascherina qui ad Atina. Non serviva in quarantena già da prima. Che clima, son tutti col talento sulla bocca, ma poi così può andare. Subito dopo un DSR. Come Clady sto in attesa del ritorno dello Jedi. Mi son tatuato la mascherina qui ad Atina. Non serviva in quarantena già da prima. Che clima, son tutti col talento sulla bocca, ma poi il DSR prima del compressore ci aiuta a far lavorare meglio il compressore. Come vedete il DSR è impostato sulle S, cioè è impostato tra le 2000 scarse e le 4000 per andare a togliere le S. Subito dopo il compressore io amo utilizzare sulle voci rap, quando sono registrate bene, il CLA 3A della Waves. Questo è molto incisivo, è molto trasparente e direi anche molto musicale. Come Clady sto in attesa del ritorno dello Jedi. Mi son tatuato la mascherina qui ad Atina. Non serviva in quarantena già da prima. Che clima, son tutti col talento sulla bocca, ma poi rappano peggio di Spitti, motherfucker. È meglio che schiacci la tua lady. Niente danza come Clady, sto in attesa del ritorno dello Jedi. Mi son tatuato la mascherina qui ad Atina. Non serviva in quarantena già da prima. Voglio con questo compressore solo andare a controllare leggermente la dinamica, perché il grosso della compressione la voglio fare in parallelo, perché la voce deve rimanere il più naturale possibile e il più incisiva possibile, senza andare a dover processare. Ho già fatto le mandate a questi gruppi, quindi sugli effetti e sulla compressione, quindi andiamo ad effettuare una compressione parallela. Questa è solo la voce compressa. Come Clady sto in attesa del ritorno dello Jedi. Mi son tatuato la mascherina qui ad Atina. Non serviva in quarantena già da prima. Che clima, son tutti col talento sulla bocca, ma poi rappano peggio di Spitti, motherfucker. È meglio che schiacci la tua lady. Niente danza come Clady, sto in attesa del ritorno dello Jedi. Mi son tatuato la mascherina qui ad Atina. Così può andare, attacco e rilascio molto veloci e una gain reduction molto elevata, anche fino a 10 i picchi più alti. Andiamo ad aggiungere la voce compressa alla voce originale. Come Clady sto in attesa del ritorno dello Jedi. Mi son tatuato la mascherina qui ad Atina. Non serviva in quarantena già da prima. Che clima, son tutti col talento sulla bocca, ma poi rappano peggio di Spitti, motherfucker. Possiamo subito andare ad equalizzare la voce compressa. Come Clady sto in attesa del ritorno dello Jedi. Mi son tatuato la mascherina qui ad Atina. Non serviva in quarantena già da prima. Che clima, son tutti col talento sulla bocca, ma poi rappano peggio di Spitti, motherfucker. È meglio che schiacci la tua lady. Niente danza come Clady, sto in attesa del ritorno dello. Così può andare. Prima di passare agli effetti possiamo dare una bella equalizzata in stile analogico con un plugin del genere, un equalizzatore che va ad emulare un hardware analogico, in questo caso il 550 APA della Waves.
Come Clady sto in attesa del ritorno dello Jedi. Mi son tatuato la mascherina qui ad Atina. Non serviva in quarantena già da prima, che clima. Son tutti col talento sulla bocca, ma poi rappano peggio di Spitti, motherfucker. È meglio che schiacci la tua lady. Niente danza come Clady, sto in attesa del ritorno dello Jedi. Mi son tatuato la mascherina. In questo caso un'equalizzazione del genere può andare, dare profondità sulle bassissime, dare un po' di definizione sulle 5000 e dare aria sopra le 12000. Questa è una cosa basilare, può funzionare come non può funzionare, usare sempre le orecchie, ascoltatela contestualizzata nel mix e agite di conseguenza. È arrivato il momento di applicare il reverbero. Il reverbero nel rap non è fondamentale, ma io uso il reverbero per contestualizzare la voce e per rendere il più naturale possibile in questi contesti. Applichiamo le prime riflessioni. Vi rimando al video su come reverberare una voce che ho fatto tempo fa per capire perché effettuo queste operazioni in particolare. Come Clady sto in attesa del ritorno dello Jedi. Mi son tatuato la mascherina qui ad Atina. Non serviva in quarantena già da prima, che clima. Son tutti col talento sulla bocca, ma... Ok, le prime riflessioni mono ci aiutano a caratterizzare la voce e renderla più naturale. Le prime riflessioni arrivano poco dopo la voce diretta, quindi basta dare qualche millisecondo di delay. Scegliete quello che più vi piace di suono. Io ho scelto uno studio di registrazione e sono andato ad applicare così le prime riflessioni. Sommate d'orecchio fino a quando la voce risulta più naturale. Come Clady sto in attesa del ritorno dello Jedi. Mi son tatuato la mascherina qui ad Atina. Non serviva in quarantena già da prima. Così può andare. Ora attiviamo il reverbero. Come Clady sto in attesa del ritorno dello Jedi. Mi son tatuato la mascherina qui ad Atina. Non serviva in quarantena già da prima, che clima. Son tutti col talento sulla bocca, ma poi rappano peggio di Spitti, motherfucker. È meglio che schiacci la tua lady. Come potete vedere da questa catena audio, io il pre-delay della voce l'ho messo separato dal software perché suona meglio. Ho messo 40 millisecondi di pre-delay, ma possiamo anche metterli un po' più corti perché nel rap non è importante che si senta così tanto il reverbero. Mettiamo 35 millisecondi. Come Clady sto in attesa del ritorno dello Jedi. Mi son tatuato la mascherina qui ad Atina. Non serviva in quarantena già da prima, che clima. Son tutti col talento sulla bocca, ma poi rappano peggio di Spitti, motherfucker. È meglio che schiacci la tua lady. Niente danza come Clady, sto in attesa del ritorno dello Jedi. Mi son tatuato la mascherina qui ad Atina. Non serviva in quarantena già da prima, che clima. Son tutti col talento sulla bocca, ma poi rappano peggio di Spitti, motherfucker. È meglio che schiacci la tua lady. Niente danza come Clady, sto in attesa del ritorno dello Jedi. Mi son tatuato la mascherina qui ad Atina. Non serviva in quarantena già da prima, che clima. Son tutti col talento sulla bocca, ma poi... Ora vi faccio ascoltare una comparazione A/B tra la voce originale e quella processata. Originale. Come Clady sto in attesa del ritorno dello Jedi. Mi son tatuato la mascherina qui ad Atina. Non serviva in quarantena già da prima, che clima. Son tutti col talento sulla bocca, ma poi... Processata. Come Clady sto in attesa del ritorno dello Jedi. Mi son tatuato la mascherina qui ad Atina. Non serviva in quarantena già da prima, che clima. Son tutti col talento sulla bocca, ma poi rappano peggio di Spitti, motherfucker. Queste sono grosso modo le operazioni che io vado ad eseguire su una voce rap. Prima pulisco la voce, poi equalizzo, leggera compressione se è registrata bene la voce, dopo la compressione parallela e dopo gli effetti. Qualora non ci piacesse il risultato, possiamo utilizzare anche un exciter sulla voce per andare a colmare quelle carenze che possono esserci riguardo lo spettro armonico della traccia vocale. Questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Questo è il mio contributo su come mixare una voce rap. Vi rimando al prossimo video, ciao e alla prossima.